Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta nel mio canale. Chi conosce il mio canale sa che gli argomenti che tratto si possono definire generalisti in quanto sono di diversa natura. Tra questi do ampio spazio anche alla storia locale, alla storia del nostro ambiente. E infatti vi troverete diversi video di questo genere che riguardano Padova e la sua storia in particolare. Oggi però vorrei proporre un altro tipo di video storico, o meglio della storia contemporanea, quella che ci riguarda oggi quotidianamente, e cioè la guerra in Ucraina. Certo, è passato un anno di tragedie, di dolori, di sofferenze immense e ovviamente questa tragedia colpisce anche noi. Quindi oggi ho pensato di fare un passo avanti per parlare proprio di questo argomento molto sentito e che non è neppure tanto conosciuto, anche se però quotidianamente ognuno di noi ha la possibilità di essere aggiornato sugli eventi principali che accadono. Ma però non è proprio detto che conosciamo la fase iniziale, eppure è fondamentale conoscere cosa è successo in quei primi giorni, perché tutto quello che sta accadendo oggi dipende proprio dalla battaglia di Kiev e di come si è svolto questo avvenimento che praticamente ha salvato l'Ucraina di oggi. Siamo nel settore nord dell'Ucraina. Sulla strada tra Irpin e Bucha si incontra la zona dell'aeroporto di Hostomel, quello che è diventato il cimitero delle forze speciali di Putin. Qui gli ucraini erano pronti, messi in allarme dall'intelligence e dai satelliti americani. I missili forniti da americani e inglesi centrano gli elicotteri mandati da Putin per creare il suo primo cuneo di invasione. Mi-8 russi e gli aerei di trasporto Ilyushin 76 vengono colpiti come se fossero tiro al bersaglio. I paracadutisti che riescono a toccare terra non hanno scampo e lo stesso capita ad un convoglio di mezzi entrato dalla Bielorussia con il proposito di mettere in sicurezza l'autostrada per Kiev, la porta d'accesso principale. I pochi comando russi appostati nelle periferie della capitale tentano una sortita e vengono massacrati uno ad uno nel dedalo di barricate e trincee che erano già state approntate dagli ucraini. Allora cosa succede? Dalla Bielorussia entra un nuovo gigantesco convoglio di mezzi che lentamente mira alla capitale. Ve lo ricordate, no? Quella lunghissima fila di carri armati blindati, oltre 60 km, che erano stati visti, mostrati al mondo dalle foto satellitari. Il piano B dei russi però si dissolve in 15 giorni. In quei primi tempi i giornalisti e i commentatori erano molto cauti nel pubblicare dichiarazioni di vittoria che arrivavano dalle fonti ucraine. I comunicati giungevano da più fronti, ma parlavano di truppe russe che sia all'inizio
procedevano con un certo slancio, poi, demoralizzate, male armate, a bordo di mezzi poco equipaggiati, con radio che non funzionavano, privi di carburante, di sussistenze e soprattutto le fonti descrivono un esercito non pronto alla guerra, demotivato, senza un coordinamento tra loro, e i fatti provano che era tutto vero. Lo testimoniano le centinaia di mezzi russi distrutti su tutte le strade attorno a Kiev. Sulla via di fronte alla stazione di Bucha si incontra la lunga fila di tank, cingolati trasporto, autobotti, lanciarazzi, tutto completamente distrutto. I nostri soldati a terra hanno colpito e immobilizzato i tank di testa, dicono gli ucraini. Gli altri mezzi hanno provato a tornare indietro, ma la strada era troppo stretta e quindi è bastato mettere fuori l'uso, l'autobotte o il mezzo di coda e la trappola era perfetta. Questo ci racconta un ufficiale addetto alla bonifica di proiettili inesplosi. Osservando meglio si notano i mezzi uno sopra l'altro, le divise bruciate assieme ai giubbotti antiproiettili e gli elmetti fusi dalle fiamme. È stata un'azione difensiva perfetta. In pochi giorni la guerra in Ucraina ha distrutto quell'alone di efficienza e invincibilità che l'esercito di Putin si era costruito negli ultimi anni dalla Cecenia alla Siria, dalla Libia al Mali. In quel momento il morale ucraino era alle stelle, alimentato anche dalla rabbia per gli orrori che emergono via via che le regioni vengono liberate, e gli orrori, le stragi, ricorderete, causate dai russi soprattutto nella cittadina di Bucha. Ma allora qual era il piano russo? Sarebbero stati migliaia di teste di cuoio, i cosiddetti Spetsnaz, presenti da tempo in Ucraina, quelli che combattevano nell'ombra a fianco dell'esercito russo, informando e indicando la strada verso i bersagli sensibili. Secondo quanto riportato da alcune testate straniere, ancora prima dell'inizio dell'occupazione, in Ucraina ci sarebbero stati migliaia di questi elementi, avrebbero affittato casa e si sarebbero nascosti tra la popolazione ucraina, i sabotatori. Poi le truppe aviotrasportate. A cosa servono aerei pieni di parà e attrezzature diretti all'aeroporto di Kiev? Si chiama testa di ponte. Una volta conquistato l'aeroporto di Kiev, la Russia contava di sbarcare migliaia di uomini e tonnellate di armi e munizioni in un baleno, mentre 2 squadre di paracadutisti, circa 200 uomini, tutti i migliori Spetsnaz della Russia, dovevano entrare nel palazzo residenziale. Trovarlo aperto anche da traditori interni e dagli infiltrati che, abbiamo detto prima, avevano il compito di uccidere Zelensky. Certo, questo era il loro obiettivo principale. Ebbene, com'è andata? Adesso ce lo raccontiamo. Il primo aereo è stato distrutto prima ancora che le forze speciali di Putin potessero lanciarsi coi paracadute e non si è salvato nessuno. Il secondo è riuscito a lanciare i parà, ma la NATO, che sapeva tutto di quello che stava per accadere e del piano per uccidere Zelensky, aveva già preparato gli ucraini. Aveva passato le informazioni ovviamente, e quindi per i russi non c'era scampo. Tutti morti lungo le strade di Kiev, nel luogo esatto dove gli ucraini li stavano aspettando. Ma il vero miracolo che ha salvato Kiev è stata proprio questa che abbiamo accennato, e cioè la battaglia per l'aeroporto. Alle 8 di mattina del giorno 24 febbraio, da 20 a 35 elicotteri militari russi, quelli da trasporto,
scortati da elicotteri d'attacco Alligator, hanno volato a sud del confine tra la Bielorussia e l'Ucraina e si avvicinano alla città di Hostomel, il secondo aeroporto della regione. È stato riferito che il gruppo di elicotteri trasportava circa 300 truppe aviotrasportate e una brigata d'assalto aereo. Tutto per assaltare il vicino aeroporto di Hostomel, chiamato anche aeroporto di Antonov, nel tentativo di proteggere il sito come ponte aereo per le truppe di trasporto russe e l'equipaggiamento pesante, artiglieria e carri armati, che avrebbero dovuto formare quella che era l'invasione di Kiev vera e propria. I primi a reagire all'arrivo degli elicotteri sono stati i miliziani della Guardia Nazionale, con le sole armi leggere che disponevano. I difensori alla fine hanno abbattuto da 1 a 3 elicotteri. Nonostante la difesa, però, l'aeroporto è stato rapidamente catturato, poiché i membri di questa Guardia Nazionale non erano numerosi. Dopo la cattura dell'aeroporto, le truppe russe hanno iniziato i preparativi per l'arrivo di, si calcola, 18 aerei da trasporto Ilyushin che stavano trasferendo rinforzi per aiutare l'assalto. Tuttavia la milizia locale e le truppe del reggimento speciale che difendevano l'aeroporto riuscivano ad ostacolare il piano dei russi e a chiamare una brigata di reazione rapida che ha sferato un deciso contrattacco, impedendo agli aerei da trasporto di atterrare. Questo è successo il giorno 24 febbraio. Il giorno successivo l'aeroporto è ancora sotto attacco. Per le milizie russe è un'area troppo importante per rinunciarvi. Conquistarlo vorrebbe dire avere un appoggio logistico fondamentale per l'avanzata. E il ministro della difesa russo annuncia che i paracadutisti sono atterrati nella zona dello scalo a circa 30 km nord-ovest di Kiev. Lì, secondo l'agenzia di stampa Interfax, sono stati uccisi 200 nazionalisti ucraini. E quelli che stiamo vedendo ora sono i resti di quanto rimane del più grande aereo del mondo, l'Antonov, che gli ucraini avevano, ed era il fiore all'occhiello della loro flotta aerea. Ovviamente questo senz'altro sarà stato un atto di distruzione ordinato dal Putin, perché lo possiamo immaginare, l'intento di Putin e dei russi ovviamente è quello di distruggere l'immagine del paese e le sue strutture, come abbiamo visto, per demoralizzare completamente l'esercito e la popolazione. Pensate che questo Antonov, questo enorme aereo cargo, era chiamato Miria, perdonate la pronuncia, ma che significa sogno in ucraino. E questo vi fa capire qual era l'importanza per loro. Era parcheggiato in questo aeroporto e la società proprietaria di questo aereo ha diffuso una dichiarazione in cui si afferma che l'aereo dovrà essere ricostruito a spese della Russia. Il costo stimato è ben 3 miliardi di dollari. E intorno a Kiev che sta succedendo? Dopo la presa di Chernobyl, la forza di invasione russa inizia ad avvicinarsi alla città di Ivankiv, a 70 km a sud della centrale nucleare di Chernobyl.
Nel tentativo di fermare il convoglio, gli ucraini demoliscono un paio di ponti e riescono a fermare la colonna russa. Le truppe d'assalto aviotrasportate ucraine ingaggiano quindi unità russe a Ivankiv e nella vicina Dimer. Alcune unità russe sono state in grado di penetrare nella difesa ucraina e vanno a rafforzare le unità all'aeroporto di Antonov, catturandolo. Purtroppo durante il combattimento la città soffre di vittime civili. Il giorno successivo viene avvistato un grande convoglio che sta dirigendosi verso la città. Infatti la capitale è sotto il classico attacco a tenaglia partito come prima dalla Bielorussia. L'obiettivo è isolare Kiev a est e a ovest del fiume Dnieper, vicino al grande serbatoio d'acqua che i locali chiamano il mare di Kiev, usato per scopi industriali, irrigazione. Passiamo ora agli avvenimenti del giorno successivo, 26 febbraio, e per far capire come si è sviluppata tutta questa azione, verso la fine del video farò vedere una spezzone al time lapse dimostrando sulla mappa come si sono evoluti tutti i movimenti delle truppe. E siamo dunque arrivati al 26 febbraio, come dicevo prima. Le unità russe cosa fanno? Iniziano a bombardare Kiev con l'artiglieria e ad organizzare attacchi per catturare la centrale idroelettrica di Kiev. Le forze russe a questo punto sarebbero arrivate a una trentina di chilometri dal centro di Kiev. Qualcuno sostiene anche che qualche mezzo fosse arrivato proprio in periferia. Passiamo ora al 27 febbraio. Il servizio di sicurezza dell'Ucraina rilascia una presunta conversazione intercettata di forze russe a Ostomel che riportavano vittime e chiedevano di essere addirittura evacuate. Lo stesso giorno, infatti, le forze ucraine hanno bombardato l'aeroporto con l'artiglieria e hanno affermato di aver distrutto moltissime attrezzature, veicoli e personale. Il giorno successivo, un ennesimo convoglio militare russo, una parte di quello che si estendeva per molti chilometri, arriva all'aeroporto in preparazione all'assalto finale a Kiev secondo quelli che erano i loro piani. E arriviamo ora ai primi di marzo. Dopo che i droni ucraini hanno scoperto posizioni russe vicino all'aeroporto, le forze ucraine si raggruppano e colpiscono con una controffensiva distruggendo le colonne corazzate russe. I russi reagiscono bombardando l'aeroporto e naturalmente le abitazioni civili, privando i residenti dei servizi di base. Ecco, questi combattimenti persistono nel centro urbano per un paio di giorni e alla fine le forze russe vengono respinte e siamo quindi arrivati al 3 marzo, quando i russi tornano in forze, subendo però una controffensiva nello stesso giorno. Il giorno successivo, a ogni modo, 4 marzo, finalmente riescono ad entrare nell'aeroporto, a conquistarlo in modo abbastanza sicuro. Passiamo ora al giorno 13 marzo, che diciamo è una data intermedia per quello che riguarda tutta questa fase iniziale,
cosa succede di rilevante? Che il Ministero della Difesa del Regno Unito riferisce che le forze russe ormai sono a 25 km dal centro di Kiev. Tuttavia, dopo tutto quanto è accaduto, questa conquista, perdita, riconquista dell'aeroporto, cosa succede? Succede che al 28 marzo le immagini satellitari non mostrano più nessuna forza russa all'interno dell'aeroporto. Il giorno dopo, infatti, il vice ministro della difesa russo, Alexander Fomin, ha annunciato il ritiro delle forze russe dall'area di Kiev, compreso l'abbandono dell'aeroporto di Hostomel. E perché questo? Perché l'aeroporto ormai era inservibile, visto distruzioni effettuate, anche a causa della forte controffensiva ucraina. Infatti, entro il 2 aprile, le forze ucraine riprendono il controllo dell'aeroporto e i russi, nella loro frettolosa ritirata, distruggono gran parte del proprio equipaggiamento, mentre altro materiale viene catturato intatto dagli ucraini e si parla addirittura di decine e decine di mezzi corazzati. Quegli stessi mezzi che poi gli ucraini riaggiustano e utilizzano ben presto contro l'invasore. E questo è il video time-lapse che fa vedere lo svolgimento degli avvenimenti nel terreno. Le avanzate russe sono quelle in rosso, ovviamente, mentre il terreno liberato con le controffensive ucraine ha il colore blu. Ecco, come si vede anche ho effettuato un ingrandimento della zona di Kiev per esporre più chiaramente tutto il dettaglio. Ditemi se non sembra anche a voi che l'avanzata dei russi assomiglia un po' a una piovra che si allarga con i propri tentacoli. Siamo quasi arrivati al termine e mi permetto di fare alcune osservazioni e poi passiamo subito alle conclusioni. Quella che vi ho raccontato credo proprio che sia stata una vera e propria questione di vita o di morte per la nazione, perché se non andava così l'esito sarebbe stato veramente infausto per l'Ucraina. Gli ucraini sapevano della possibile colonna di migliaia di uomini e mezzi che poteva arrivare dalla Bielorussia e sapevano che se la colonna fosse riuscita ad insediarsi ed arroccarsi dentro la capitale, per loro sarebbe stata la fine sicuramente, perché nulla al mondo avrebbe mai più schiodato l'esercito russo da dentro Kiev, e forse per anni la situazione sarebbe rimasta così grave. Putin puntava ovviamente al colpo doppio, cioè se fosse riuscito come prima cosa uccidere Zelensky, ecco, avrebbe mozzato il centro di potere, la direzione di quella che è stata la resistenza ucraina, e secondo puntava ad arroccare una forza enorme nella capitale e quindi le sue possibilità di vittoria sarebbero state enormi. In uno scenario del genere Putin si sarebbe trovato ad affrontare solo sacche isolate di resistenza che, anche se aiutate e finanziate dalla NATO, praticamente non ci sarebbe stata più storia per gli ucraini. In realtà i piani, anzi per fortuna, i piani di Putin sono tutti completamente falliti, almeno fino ad oggi. Se Putin fosse stato uno stratega serio, avrebbe fatto ben altra cosa.
In conclusione, tutta l'operazione speciale del Putin fino ad oggi è stata un disastro militare assoluto. Non possiamo però dimenticare che gli ucraini hanno avuto un colpo di fortuna molto importante, anzi fortuna non è, e sto parlando dei circa 80 atti di sabotaggio che si sono succeduti in Bielorussia fino al 12 aprile contro le ferrovie, quelle che portavano proprio i trasporti militari russi. La forma più comune di danno, l'incendio alle apparecchiature di segnalazione e l'interruzione di tutto il sistema, costringendo i treni a rallentare a 20-15 km all'ora. E questo grazie all'opposizione interna al regime di Lukashenko, ecco, che deve stare ben attento a non aprire un altro fronte e coinvolgere la Bielorussia, perché a quel punto lì tutta la sua popolazione, secondo molti osservatori, gli si solleva contro. E ora sì, siamo alla conclusione, ma che dire, vedendo questo scenario così grandioso, così potente. Peccato che dietro a questa facciata così bella ci sia un regime così oppressivo e così aggressivo. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, certo, però su una cosa dovremmo essere tutti d'accordo, e cioè che ogni popolo ha diritto alla sua esistenza, alla sua autodeterminazione, e perciò ogni popolo va rispettato e non aggredito, come è successo ora in Ucraina. Non possono esserci scuse per aggredire un altro popolo. Comunque con questo video io non intendo aumentare la polemica tra filo occidentali, filo putiniani, questo non di certo. Penso che ognuno di noi abbia, se non altro, il dovere di informarsi su quello che accade, perché l'indifferenza, secondo me, si chiama anche complicità. E la guerra purtroppo continuerà, ma ci saranno sempre dei perdenti, quelli come noi che credono nella giustizia e nel rispetto e nella pace. Quindi concludo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo contenuto.